Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, oggi proveremo l'autostrada in solo elettrico. Una cosa ovviamente sconsigliatissima, ma vediamo un po' come si comporta effettivamente la Cupra Formentor in e-mode in autostrada, a velocità di crociera e vediamo un po' quanta batteria va via subito, subito, subito o no. Ecco ragazzi, dunque faremo un test rapido, cioè un percorso veramente breve di una quindicina di chilometri, poi magari sarò più preciso naturalmente con i dati sull'infotainment alla fine della prova. Comunque un paio di caselli autostradali e non un tragitto lungo, ma in e-mode. Quindi boh, sono curioso di capire con quanta batteria resterò alla fine. Insomma, più che altro è vedere veramente il consumo, dati alla mano, della batteria quando andiamo in autostrada, quando andiamo belli veloci, e non recuperiamo mai praticamente. Che il problema dell'autostrada è questo, è duplice, e cioè non si rallenta mai, non si frena mai, quasi mai, quindi si recupera pochissimo, per la frenata rigenerativa, e poi si sta con l'acceleratore pigiato, a velocità che sono mortifere per una batteria. Ricordo per la mia esperienza che velocità già superiori ai 70-80 km orari mangiano la batteria in maniera impressionante. Quindi quando andiamo a 100, 110, 130 la batteria sparisce, no? Ecco, vediamo un po'. Voglio fare questa prova, la faccio con voi e ci vediamo alla fine per capire un po' cosa è successo, se ho dovuto spingere. No, dai, che poi c'è sempre la benzina, ricordiamolo, è un'auto ibrida. Se restiamo a piedi, non restiamo a piedi perché è terminata la batteria, ma perché non abbiamo messo la benzina, no? A dopo, ciao! Bene ragazzi, siamo qui all'imbocco dell'autostrada A18, Casello di Giarre, e andremo fino alla fine, non dal lato di Messina ma dal lato di Catania, quindi uscita Catania Nord, dove poi comincia la tangenziale di Catania. Sono due caselli, non vi so dire adesso con esattezza i chilometri, ma insomma lo vedremo alla fine. Io ho resettato i dati dall'infotainment, anzi lo vediamo adesso, tutto resettato, quindi 2 minuti, vabbè. 37 km di autonomia, vedremo alla fine cosa spunterà. Batteria 64%, questo è il dato che a noi interessa. Ho tutto spento, ho avuto il clima in funzione anche il sedile riscaldato fino a poco fa, c'era freddino, adesso sto benissimo, quindi clima spento, insomma se lo accendo poi ve lo farò sapere. E cos'altro? Modalità comfort, e proverò a non far mai entrare il termico. E magari imposterò anche il travel assist sui 120 km orari, ma vediamo che succede. Ci vediamo fra un po'.
Ecco ragazzi, bene, abbiamo fatto questa piccola challenge, autostrada in puro elettrico, solo batteria, non abbiamo consumato una goccia di carburante per fare l'autostrada. Naturalmente è stato così un test, una challenge vera e propria, un esperimento, perché come sapete non ha molto senso utilizzare l'elettrico di una ibrida, peraltro non parliamo di un'auto elettrica che ha una grande batteria, per cui anche se performa peggio in autostrada, comunque a parte abbiamo solo quella, quindi cosa vogliamo fare con l'auto elettrica? Facciamo a piedi? No, quindi abbiamo solo la batteria e andiamo con la batteria anche in autostrada. Ma l'ibrida naturalmente può scegliere se andare in puro elettrico o appunto in ibrido, e a quel punto scegliamo la modalità più efficiente. La modalità più efficiente in autostrada non è l'elettrico ma l'ibrido. Allora vediamo però che tipo di dati abbiamo ottenuto. Eravamo partiti dal 63%, 64% mi pare di batteria, 7%, quindi abbiamo consumata quasi tutta. In realtà ho ricaricato l'ultimo pezzetto, ero al 6%, sono passato al 7% perché praticamente insomma, la frenata del telepass, l'ultimo tratto di corsia. Ma vediamo effettivamente i consumi, andiamo nel nostro infotainment, vediamo cosa ci dice. Avevamo 37 km di autonomia, ne abbiamo solo 2 perché abbiamo un 7%, peraltro un 7%, una stima basata sul 7% legata al tipo di consumo che abbiamo fatto, perché col 7% possiamo fare più di 2 km, ma è una stima legata al tipo, al ritmo, diciamo così, con cui abbiamo consumato la batteria. Quindi 2 km, ma soprattutto ecco qui il dato che più ci interessa. Abbiamo percorso 17 km, ha un'andatura di circa 60 km/h medi. Io ho messo il travel assist, come avete visto, ho fatto punte di 130, poi 90, 100. Col travel assist naturalmente, se non andate sempre a sorpassare, beccate la macchina, il camion davanti, quindi rallenta molto. Però ecco, probabilmente ho consumato anche di più perché ci sono state diverse accelerazioni da 90, 80, 90 km orari fino ad arrivare ai 120-130. Consumo, 300 km con 1 litro per il carburante, nulla, ma ecco l'elettrico, 3,4 km per kilowattora. Questo è il consumo peggiore che si può avere per una batteria, il consumo proprio più alto. Siamo praticamente alla metà del consumo medio che invece abbiamo solitamente in puro elettrico, che si aggira intorno ai 6,8, quindi esattamente la metà. La mia esperienza, insomma, andando a vedere anche i dati dell'infotainment, proprio mi riporta 6,8 km per kilowattora nel lungo periodo, cioè su 6.000 km, quella è la mia media, quindi tra i 6 e i 7 km, come dico sempre, per kilowattora. Qui siamo proprio alla metà, siamo a 3,4, ed è quello quindi che succede andando in autostrada. Cosa significa quindi? Significa che abbiamo la conferma anche numerica che in autostrada l'elettrico performa molto male, andiamo a consumare inutilmente la batteria, quando invece andremmo a consumare la benzina con un po' di batteria, quindi in ibrido, non in e-mode, e a quel punto avremmo consumi decisamente migliori di batteria. Avremo la batteria con percentuale più alta che ci permetterebbe poi di andare magari in elettrico a girare quando arriviamo a destinazione, cosa che io adesso non posso fare perché non ho più batteria e devo girare magari in città con la benzina. Non ha proprio senso quello che ho fatto, ma naturalmente era proprio questo l'obiettivo di questa challenge, dimostrare che non aveva senso. E invece con i consumi in ibrido saremmo stati probabilmente intorno ai 20 km con 1 litro, come ho mostrato anche in altri video. Quindi 20 km con 1 litro di benzina e probabilmente sui 12-13, dipende un po' da varie condizioni, chilometri per kilowattora per l'elettrico. Così cosa abbiamo fatto? Ci siamo mangiati tutta la batteria in autostrada e adesso usciamo dall'autostrada, andiamo a guidare per un po' di traffico urbano come? Con la benzina. Niente, tutto sbagliato. Va bene, era interessante comunque vedere dati alla mano, mi incuriosiva, ecco, mostrarvi e mostrarlo a me stesso, perché finora non l'avevo fatto, e mostrare effettivamente quanto velocemente la batteria scende in 17 km, e abbiamo consumato direi un 60, poco meno per cento di batteria, significa 6 kWh circa. Effettivamente abbiamo percorso
con 1 kWh 3 chilometri e mezzo. Quindi 3 chilometri e mezzo con 1 kWh, ne abbiamo fatti 17, facendo anche lì due calcoli velocissimi, siamo praticamente intorno ai 5, poco più, 5 kWh, beh, più o meno siamo lì, 5-6 kWh di consumo per 17 km, una follia. Va bene, allora guidiamo in ibrido con la batteria carica quando siamo in autostrada. Naturalmente, se il tragitto dovesse essere più breve, cioè di pochi chilometri, che so, un raccordo autostradale, un po' di tangenziale, che peraltro si fa anche a velocità più ridotte in generale, più trafficata, eccetera, beh, lì avrebbe senso l'elettrico. Però vi ricordo che anche andando in ibrido, nel momento in cui le condizioni sono giuste, è l'auto stessa che va in elettrico. Anche se ci troviamo in tangenziale, in autostrada, c'è coda, spegne il termico, parte la batteria e quindi andiamo in ibrido con batteria carica e siamo a posto così. Va bene, magari commentate un po' qui sotto nel video, vediamo le vostre esperienze e mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!